Ciao a tutti, spero che mi sentiate bene perché c'è molto vento, quindi potrebbe essere troppo rumoroso, ma proviamo. Mi trovo in campagna vicino a Verona, dove la mia famiglia ha una casa, quindi una casa in campagna. E è una casa molto vecchia, era dei miei nonni, quindi è nella mia famiglia da tanto tempo e ho pensato di portarvi a fare un giro, a farvi vedere un pochino qua intorno. È un bel posto dove venire per schiarirsi un po' le idee, per vedere qualcosa di diverso, insomma, perché normalmente la mia casa è in città, quindi non c'è molto verde, molta natura, e qua sei circondato dalla natura, come potete vedere. Qua dietro di me ci sono dei vigneti, quindi le piante per crescere l'uva che poi viene utilizzata per fare il vino. Non è niente di che, il vino viene semplicemente consumato poi in famiglia, viene regalato agli amici, quindi non è vino da vendere, però è comunque interessante avere dei vigneti a casa. E poi qua tutto intorno, vedete, ci sono semplicemente dei campi e altre persone crescono il grano, per esempio, sono campi da coltivazione. Quindi fino a qua è la nostra proprietà e poi iniziano i campi da coltivazione. Non so esattamente che cosa crescono, penso sia semplicemente o grano o pannocchie o qualcosa del genere. E qui è un piccolo bosco e di nuovo là in fondo vedete i vigneti. Adesso vi porto a fare un giro. Mi piace venire qui, come ho detto, perché aiuta un po' a rilassarsi, a rinfrescarsi le idee. È un posto un po' rilassante, specialmente perché fuori dal mondo non c'è molto qua vicino, devi prendere la macchina o comunque per andare da qualche parte ci serve un po' di tempo. Quando ero piccola venivo qui molto spesso, soprattutto d'estate. Mi ricordo che mia mamma e mio papà mi lasciavano qua durante il weekend, il fine settimana, e io stavo qua con i miei nonni. Però mi ricordo anche che immancabilmente ogni volta che mi lasciavano poi dovevano tornare subito a prendermi, perché li chiamavo disperata, piangendo, dicendo che mi mancavano, che volevo la mamma. Quindi era sempre un esperimento fallito. Invece quella casa lì di fianco, ho passato tante estati in quella casa perché andavo a giocare con la mia amica e lei abitava lì, quindi andavo sempre a passare tutte le mie giornate a giocare insieme a lei. E poi non c'era molto altro da fare, nel senso che i grandi facevano tanti lavori, lavoravano nel giardino, facevano giardinaggio o lavori di ristrutturazione alla casa, e io invece ero sempre a giocare o a studiare, o venivo semplicemente qui nel giardino e giocavo con l'immaginazione. Quando ero piccola mi faceva anche un po' paura passare il tempo qui, perché sei un po' sperduto e di notte è molto buio e si sentono molti rumori che possono spaventare un bambino. Ci sono lì dei gattini, sono dei gatti selvatici, quindi non ci appartengono, però sono un po' abbandonati e quindi vengono qua a mangiare. E questa è una delle case
e invece di là c'è la seconda casa. Mi ricordo che quando ero piccola andavo sempre in fondo al campo e mi siedevo sotto un albero con un libro, leggevo, oppure cercavo i quadrifogli, perché i quadrifogli portano fortuna, quindi li cercavo per portarli a mia zia o a mia nonna. Non ci sono neanche trifogli qua, quindi sicuramente non troveremo quadrifogli, ma devo stare attenta perché è sempre pieno di ortica. Non sono sicura quale sia, ma penso sia questa qui, l'ortica. E se conoscete l'ortica sapete che non è piacevole toccarla perché ti punge e ti brucia molto. Quindi evitiamo di trovare dell'ortica. Ecco, questi sarebbero i trifogli e se ne trovi uno con 4 foglie, siccome sono un po' più rari da trovare, si dice che portino fortuna. Come ho detto, da piccola venivo molto spesso, soprattutto d'estate, e poi crescendo sono venuta sempre di meno, soprattutto adesso che viaggio molto, non vengo più spesso. E il mio momento preferito quando ero piccola era quando era Pasqua, quindi mi piaceva molto venire a Verona durante Pasqua perché si organizzava una grande festa, tutta la famiglia veniva qui, quindi tutte le camere erano piene di gente e si mangiava tutti insieme, si giocava, era una grande festa, era molto divertente. E si facevano anche delle grigliate, quindi davvero era un gran divertimento. Adesso invece tutti sono cresciuti, tutti hanno i loro impegni, vengono sempre meno persone, me compresa purtroppo. Però è sempre bello tornare e ricordare. Ho trovato delle piume di uccello, qualche uccello le ha perse. E anche qua, un po' più avanti, questa grande piuma, non so che uccello possa essere, ma mi sembra che ci siano anche delle ossa, quindi temo che questo uccello abbia avuto una brutta fine. Sì. Ce ne sono altre. Devo essere sincera, io queste piante non le tocco mai perché le poche volte in cui le ho toccate ho trovato tanti amici lì dentro, tanti ragni e tanti insetti di cui purtroppo non sono una grande fan, quindi ho deciso di smettere di toccarle. Eccone uno per esempio, lo vedete quel ragnetto lì che è piccolissimo eppure se sei aracnofobico non ti piace molto. Ecco, adesso mi volevo sedere qua da qualche parte sull'erba e raccontarvi di questi 2 giorni perché domani ripartiamo già e torniamo già a casa. Ieri vi ho fatto vedere un po' in giro, vi ho portato a fare una passeggiata qua per il giardino e poi semplicemente abbiamo preparato il pranzo, abbiamo pranzato e poi siamo andate a fare compere. Siamo andate in un negozio di intimo, io, mia mamma e mia zia, e abbiamo comprato tante mutande. E poi abbiamo preparato il tè e la merenda quando siamo tornate e la sera abbiamo semplicemente preparato la cena e abbiamo guardato un film insieme, o meglio l'inizio di un film, Diabolic, e poi siamo andati tutti a letto. Ah no, in realtà mi sono dimenticata di raccontare un dettaglio, cioè prima di cenare io ho avuto una brillante idea di sistemarmi i capelli finalmente e mia mamma mi ha tinto i capelli, infatti se potete vedere non sono più rosa. Devo dire che ha fatto un lavoro fantastico. Ho comprato la tinta Fai da te al supermercato e mi ha colorato tutti i capelli, mia mamma mi ha colorato i capelli e quindi sono tornata quasi al mio colore naturale.
E invece oggi, questa mattina, siamo andati a fare la spesa in un supermercato molto grande. Abbiamo comprato tante cose. Io per esempio ho comprato dei cereali, dell'avena per fare il porridge la mattina, della frutta, delle verdure e poi abbiamo preparato il pranzo e adesso siamo appena tornate siamo andate a fare merenda in un bar per incontrare un'amica di mia mamma. E adesso siamo tornati, tra poco immagino che inizieremo a preparare la cena perché sono già le 6 e poi andremo a letto e domani si torna a casa. Insomma, per me sono stati 2 giorni molto rilassanti, non ho fatto niente. Ho lavorato ben poco. Dopo la stagione invernale penso di meritarmi un po' di riposo. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo viaggio insieme a me in questa casa nella campagna veneta italiana. Grazie per aver guardato questo video. Ciao!